è da manicomio. Uno gli devi dare, gli devi rimanere la voglia qua, che devono ritornare a casa tua e tu non gli dici no, non lo so se posso invitarti un'altra volta, glielo devi far desiderare, è una cosa da perdere la testa proprio, da paura. Oddio mio, buonissimo. Oggi facciamo un piatto meraviglioso, un piatto che ci dobbiamo prendere i nostri tempi, perché lo dobbiamo fare nei giorni di festa, il sabato sera, il venerdì sera o la domenica a pranzo. Questo raviolo è molto particolare perché è un raviolo ripieno con l'uovo all'interno e questa ricetta è di un famosissimo cuoco, Nino Bergese. Per la pasta le uova e la farina. Per la crema di parmigiano abbiamo il grana padano e la panna fresca. Poi abbiamo il cipollotto e gli asparagi selvatici per il croccante, per il gusto, per quel erbaceo che sgrassa un po' la bocca. E poi per la farcia, insieme alla ricotta, il limone, la maggiorana, questo uovo. Vi siete spaventati? Troppi ingredienti? Vi ho detto calmi, sereni. Questo è un piatto della festa e come tutti i piatti delle feste bisogna farli con calma. Io questo uovo l'ho mangiato, non l'ho mangiato in questa maniera perché è una variante mia. Andiamo a fare la pasta. Voi avete nonna, mamma che mi fa la pasta? Bravissime, approfittate. Io che ho? Io ho questo mio, il Kenwood, la planetaria di Kenwood, che questa qua conoscete tutti, questo qua è un po' il sogno proibito di noi appassionati di cucina. Mi hanno detto Max, ma vuoi provare quella nuova? E proviamola. Io questa macchina l'ho provata addirittura nel lontano 1999, quando era proprio basica. C'aveva due pulsantini, uno rosso, uno verde e poi il regolatore della velocità. E mi ci sono trovato sempre bene. Dal 99 ad oggi si è evoluta. Che è successo? Hanno messo la bilancia dentro, puoi pesare dentro all'interno della ciotola. Questa è la Titanium Chef Bakery XL, quella più grande. C'è il cestello quello grosso da 7 litri, voglia a te a fare impasti. E poi c'è anche un doppio cestello, quello più piccolino, che è così per le cose più piccole c'è il cestello più piccolo, è inutile che usi quello grande, no? Metto la farina, questi sono 500 grammi di farina, io ho scelto la zero perché cerchiamo tutti quanti ormai di consumare meno farina 00, il meno possibile la vogliamo usare, perché? Perché è troppo raffinata, ci crea delle intolleranze, quindi io opto per la farina zero. Semplicissimo, 100 grammi di farina per un uovo, semplice semplice, proprio quello di nonna, la ricetta di nonna, senza ci andiamo a inguaiare. Casomai comprate delle uova a pasta gialla, così avrete un effetto ancora più giallo della sfoglia, no? È più bello. Ecco qui. Poi un pizzico di sale, non ho messo il gancio, ho messo il K. Questo che fa? È più facile, almeno all'inizio, vi raccoglie meglio la superficie del fondo. E poi se volete potete pure finalizzare la pasta col gancio, però io vi consiglio, il K è fighissimo, ma io ci facevo tutto. Abbasso, faccio partire lentamente. L'impastatrice che deve fare? Deve simulare il vostro movimento delle mani. Ecco, più piano, così, piano piano, così. Guardate, già l'ha presa, guardate. La pasta è un po' troppo asciutta, ma può succedere, le uova sono più piccole. E che cosa accade? È facile, aggiungiamo un po' di tuorlo. E adesso piano piano la facciamo prendere tutto quanto. Adesso apriamo, stacco la pasta, bella morbida, la volevo morbida, così, eccola qua. Perché se è morbida che succede? Avremo più tempo per chiudere il raviolo, non saremo condizionati dal tempo. Vedete che bella? Non rimane appiccicata sulla tavola, quindi la pasta è pronta, è bella liscia, con la pellicola la copriamo e la facciamo un po' a riposare. Perché? Si riposa, è come noi cristiani, è meno nervosa, si lascia appiandare, si lascia stirare meglio. Quindi gli diamo una decina di minuti, anche 20, che si riposa. La metto qua. Buona. Scaldiamo un po' di panna. Poca, non ne serve tanta. Casomai diluitela con un po' di latte intero. Quello magari non mettete la panna è fresca e il latte deve essere fresco. Lasciate sta roba a lunga conservazione, comprate la roba fresca, è un'altra cosa. Scaldiamo la panna senza farla bollire. Grattate il parmigiano, quanto? Almeno 150 grammi dovete grattare. Ma dicevo, quanta gente mangia? Ah, mamma mia, tanto un raviolo devi mangiare, mica te può mangiare più di uno,
Questo è un raviolo, ti tocca a testa. Grattate il parmigiano, bene. Questo qua è bello grattarlo a mano. Vi ricordate quando facevano grattare il parmigiano? Oh, a te ragazzi toccate grattare il parmigiano al pecorino. A Roma più il pecorino grattavamo. Era il compito dei bambini questo qua, di grattare il parmigiano al pecorino. Guarda qua che ricotta che c'ho. Mamma mia. Oggi proprio da urlo, eh. Tiè, tiè. È una panna. Questa non è ricotta. Questa è già buona per riempire la pastarella, è buona. Pannosa proprio. La ricotta la facciamo semplice, semplice, semplice. Metteremo delle fogline di maggiorana. La maggiorana sta benissimo con gli asparagi. È perfetta. Proprio amichetti, amichetti, quanto sono bene. Foglioline di maggiorana, così. Allora, questo è un lavoro, te l'ho detto, vi divertite a farlo con un bel bicchiere di vino, anzi mo so apriamo pure una bella bottiglia, e vi divertite a cucinarlo, perché questo è un divertimento, perché poi il divertimento qual è? Che quando verranno i vostri ospiti e vedono quel piatto che gli fate, quando vanno ad aprire il raviolo, esce tutto quel rosso, quel tuorlo così, impazziscono. Allora là vi farete grandi. Ma sai, ci ho messo poco, una mezz'oretta a farlo. Non voglio che dite che ve lo date la ricetta, non lo voglio, fate voi, ve la siete inventata voi, però mi raccomando, vi dovete scrivere, perché io vi vedo, se no vi faccio andare attraverso il raviolo, Una tagliatina alle foglioline, così, veloce, veloce, veloce. È un profumo strepidoso, la maggiorana, fresco, buono, non è troppo invadente, la mettete qua dentro. Pensate a sta maggiorana, la ricotta, gli asparagi, quindi è un po' grasso. Se voi ci mettete un po' di buccetta di limone sarà perfetto. Eccolo qui, così. Mescolate, un po' di pepe nero, così, ta ta ta. Anche questa freschezza dà il pepe, no? È una spezia che è molto fresca. Allora qualcuno di voi starà a pensare, ma il sale? Ce lo metto. Non ce lo metto all'inizio, invece ci serve un po' di sale. Mescolate bene, 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 in modo uniforme. Ecco qua. Gnam gnam gnam, gnam gnam gnam, è pronta. Volevo fare cose serie? E fammi le cose serie. Fammi vedere che siamo seri pure noi, mannaggia le miserie. Se no ci prendono sempre un po' per, come dire, a Roma un po', un po' così gogliardici, no? Allora, usiamo il coso, il sac à poche, così sarà più facile utilizzare tutto. Gnam gnam gnam. Sta ricotta è pazzesca, ragazzi. E da leccasse tutto qua. Col dito mo ci vado qua dentro. Questa quantità ci si può fare anche 4 persone, 4 ravioli possiamo fare. Si intende, non è che vi mangiate solo la pasta e 10 ravioli di questi, vi mangerete raviolo, antipastino il secondo, non è che vi mangiate soltanto questo. Ma ho promesso una bella scarcagnata qua a tutto. Quando vedete che vela la panna, buttate il parmigiano o il grana padano, come in questo caso. Eccolo qua, dentro. Una bella frullatina. Okay. Non la vorrei troppo densa. Questa qui, mano a mano che si raffredda, si spessisce. Deve essere un guazzettino, non deve essere una cosa, sta cosa pesantona. Che vedo che il raviolo sta così galleggia, poi ci giochiamo con goccette d'olio, vedo, già mi sto immaginando il piatto, gli asparagi. Questa è pronta, guardate, così deve essere, lenta, non deve essere una crema, deve essere una fondutina leggera. Mentre la pasta va sempre alla ninna, guardate che pacchetti che mi fa Paola, questa è la signora che vende gli asparagi al mercato trionfale, quelli selvatici, ce l'ha tutti dentro un secchiello con l'acqua, come fiori li tratta, no? Taglio gli asparagi, la parte sempre di rottura, il punto di rottura, c'è una parte che è meno dura, meno fibrosa e si rompono. Vedete qua, è moscia e si vede che non puoi spezzarla lì, poi invece si spezza, vedete? Eccola qua. Non vi fate spaventare dal prezzo degli asparagi selvatici, perché? Pure se costano 30 euro al chilo, a voi ve ne servono a persona 4 punte. Quanto possono pesare? 4, 12, ecco, se siete 4 persone, 4, 8, 12, 16, 16 asparagi, quanto possono pesare? Li vendo pure a peso, quindi saranno 2 euro, 3 euro asparagi, però un altro sapore, un altro gusto. Allora, io lo taglierei in 3 parti, 1, 2 e 3, così guardate quanti asparagi abbiamo, tanti, no? Adesso, al massimo,
metto un goccetto d'olio extravergine oliva. Qualcuno dirà, ma perché non ci metti il burro? Perché qui voglio un po' di gioco di colori. Se ci metto il burro poi non mi viene quello che voglio fare io con gli asparagi dentro alla cremetta, dentro alla salsetta di parmigiano. Invece con l'olio mi riesce. Prendo il cipollotto, questo qui, e taglio, già è tutto lavato, taglio a rondelline la parte verde. Proprio delicatissimo deve essere questa cosa, molto delicata. Facciamo un po' soffriggere il cipollotto, voi dovete sussurrare, non ai cavalli, alle pentole dovete sussurrare. Quando è così, un po', capito, che si è un po' sfrigolato, buttate gli asparagi, un goccetto d'acqua, appena riprende il bollore, appena vedo che si è formata quasi una salsetta, no? Tra l'olio e l'acqua, spengo tutto. Aspettiamo che si forma la salsetta. Un pizzico di sale e io li fermo qua, stop, via. Dite, ma saranno cotti? Mo lo dico subito. Buoni, croccanti. Mm. Tempo reale quando c'è stato? 2 minuti? Ecco, mi raccomando, pochissimo. Mo andiamo a fare la pasta. Non rompo niente. Questo è un accessorio che è fighissimo per tutti quelli che tirano la pasta. Questo è quello più comodo di tutti quanti. Ora vi racconto una storia vera. Nel lontano 2002, questo è di tutta storia proprio, questo è gli antenati. Stavo insieme a Fulvio Prangelini, doveva fare una cena importante e abbiamo fatto espressi 1040 ravioli. Per fortuna c'avevamo sta macchina, se no eravamo in mezzo alla... non ve lo dico che. Prendiamo la pasta che mi serve, così, bella, guardate che bella, eh? E incominciamo sempre piano piano. Vi consiglio di levare il cestello sotto quando tirate la pasta e incominciate a tirare la pasta, piano piano piano. Se volete aumentare leggermente la velocità, però dovete prima fare pratica. Eccola qua. Stavo a 0, adesso vado a 1. Piano piano vado a tirare la pasta. Eccola qua. Se la sentite leggermente morbida, che fate? Andate qui con un po' di farina, così, piano piano. Divertitevi, fate tutti i passaggi, non saltate i passaggi. Normalmente la cosa più giusta sarebbe tirarla almeno per 2 volte allo stesso passaggio. Quindi il 3 andiamo 2 volte sul 3. Guardate che bella, guardate che spettacolo. Max, ma quanto la tiri questa pasta? Al penultimo, si deve essere sottilissima. Guardate che bella, guardate che è, guardate che è. Col vento, guardate come si muove col vento. E guardate che bella. È proprio sottile, 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 è fantastica. Mettete la pasta, bene così, e cominciamo e la tagliamo in modo tale che abbiamo la lunghezza giusta per fare il nostro raviolo, no? Mettiamo un po' di farina, così. È difficile da farla così sottile a mano, eh? Ecco qua, perfetto. Lasciamo un po' di bordo, un dito almeno, un dito e mezzo. Faccio una basetta qui, rompiamo un uovo, lo separo dall'albume, dal tuorlo, eccolo qua, e adagiamo il tuorlo, così. Poi taglio della stessa lunghezza, bagniamo un po' con le mani umide il bordo, così. Mi raccomando, la parte superiore deve essere leggermente un po' più grande. Vado piano piano, con calma, fate uscire l'aria, lo dovete un attimo accompagnare. Quindi pazienza, pazienza, non fate sbrigativi, Fate sbrigativi perché sennò andate a finire male. Ok? Così. Che emozione. Poi c'ho la mia rotella. Ta 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 ta. Cioè questa qua, rotella, non so speroni del sceriffo. Tagliamo il bordino, così pure più carino, così. Zacchete. Eccolo qua. Andiamo così. Se volete possiamo anche tagliarlo un po' più stretto, no? Così sarà ancora più bello. Ci sarà meno pasta. Ecco qua. E
L'acqua di cottura della viola deve essere un'acqua che sobbolle, non deve avere quel bollore violento. E lo adagiamo così. Guarda qui, guarda che spettacolo, vai. Quanto deve cuocere? Poco. Lo sentiamo. Tu dici, vuoi fare andare con le mani dentro all'acqua bollente? Ci si va, si va. È perfetto. È perfetto, non si deve cuocere il tuorlo, mi raccomando. Metto la fondura di parmigiano, bello che copre tutto. E poi il raviolo, guardate qua. Andiamo con gli asparagi, così. Guardate che belli. Vedete il giochetto dell'olio che vi dicevo? Una grattata di pepe. E questo è un omaggio che faccio. O ve lo fate a casa o volete da mangiare a San Domenico di Imola, che ancora esiste, è un ristorante pazzesco. E saluto pure Valentino Marcattigli, che adesso è lui insieme a suo fratello e al suo nipote, mi sembra, che continuano questa bellissima storia del San Domenico di Imola. Bicchiere ghiacciato, bottiglia, bel prosecco. E che scontesta a qualcuno. Allora, anno zero, Val dell'Omo, questo qua è un conegliano di Valdobbiadene, prosecco superiore di OCG. Guardate che spettacolo, mamma mia, chi è? È da manicomio. Uno gli devi dare, gli devi rimanere la voglia qua, che devono ritornare a casa tua e tu non gli dici no, non lo so se posso invitarti un'altra volta, glielo devi far desiderare, è una cosa da perdere la testa proprio, da paura. Oddio mio, buonissimo, che buono che ho. Oh. Ma che vuoi più? Perfetto. Alla prossima ragazzi, buonissimo. E rifatela e vi divertite da morire e godete da morire.